Immagina di essere in un mondo dove ogni costruttore di PC o telefoni fosse il proprietario di protocolli di interfacce verso l'esterno, ad esempio USB. Ognuno si potrebbe inventare qualsiasi cosa e non essere compatibile uno con l'altro. Per alcuni aspetti non è un mondo troppo lontano da quello attuale. È più facile di quanto pensi cadere in questa situazione anche quando si parla di sicurezza informatica. SAP non deve essere visto come un singolo sistema. Ciao, sono Andrea e oggi parliamo del perché è strategico ragionare come se ci fosse un unico sistema SAP da gestire. Ma cosa intendo? Se è davvero un unico sistema SAP è sicuramente più facile, ma spesso è possibile trovare nella propria azienda diversi sistemi. Non intendo solamente gli ambienti non produttivi, oltre a quelli produttivi, ma piuttosto ulteriori sistemi SAP oltre all'ERP, come ad esempio SAP CRM, oppure SAP Solution Manager, o SAP BI, o SAP Analytics Cloud o anche SuccessFactors. Perché questi sistemi devono essere visti come se fosse uno solo? Per diverse ragioni, a mio avviso. Perché ogni sistema potrebbe essere vulnerabile e potrebbe mettere in pericolo gli altri, magari presidiati meglio. Perché in caso di situazioni di fusioni o accorpamenti di società, avere un unico modello di gestione può essere di grande aiuto. Perché la gestione esternalizzata dei sistemi può essere affrontata meglio se tutti i sistemi hanno le medesime logiche e lo stesso grado di sicurezza. Perché chi deve gestire internamente questi sistemi ha il medesimo concetto autorizzativo definito e i medesimi criteri di decisione. Perché diventa molto più semplice fare dei ragionamenti di rivalidazione o applicazione delle logiche della SOD se i sistemi sono allineati tra loro. Perché se definisce un concetto di business role diventa più naturale se riguarda sistemi diversi che condividono lo stesso modello autorizzativo. Ma quali sono allora le cause che portano ad avere una situazione diversa e non uniforme? Anche in questo caso sono molteplici e con diversa rilevanza. Ad esempio, la gestione dei sistemi SAP viene spesso affidata a team diversi. Ne consegue che anche per gli aspetti legati alla security vengano fatte scelte diverse, spesso soggettive, mentre ad esempio gli aspetti di infrastruttura, dato che solitamente fanno riferimento a un'unica area, sono generalmente più uniformi, in bene o in male. Le iniziative sono legate ai singoli progetti, quindi non viene visto uno stream progettuale security sopra i vari progetti, ma viene lasciato al fornitore di turno la decisione su come operare, nella maggior parte dei casi senza un coordinamento interno, oppure in presenza di un coordinamento interno ma non sufficientemente preparato per capirne gli impatti. La duplicazione o delocalizzazione delle figure. Oggi viene identificata una figura che si occupa di sicurezza ma a livello locale o per sistema. Quindi andando a definire un modello diverso, sistema per sistema o paese per paese, magari in alcuni casi anche ben presidiato, ma non uniforme. Quanto semplifica avere un modello di security comune tra i vari sistemi SAP gestiti? A livello di utenza, di profilazione, di autorizzazioni, soprattutto a livello di controllo e governo. Vuoi altri contenuti di questo tipo? Ti sono utili i nostri contenuti? Iscriviti al canale YouTube. A presto, ciao!